Dopo la prima guerra di mafia degli anni 60, i boss sopravvissuti si legarono in una commissione interprovinciale allo scopo di evitare nuovi conflitti e trovando un equilibrio tra le varie famiglie mafiose siciliane. Totò Riina entrò nella commissione al posto di Luciano Ligio, subito dopo l'arresto del boss corleonese, avvenuto il 5 maggio del 1974. I corleonesi, sia per la scarsa esperienza e sia per i ridotti contatti all'estero, erano tagliati fuori dai grossi traffici di stupefacenti e riuscivano a guadagnare quasi esclusivamente con il contrabbando di sigarette e i sequestri di persona. Riina però, fin dall'arresto di Ligio, iniziò a lavorare al suo personalissimo piano di supremazia interna a Cosa Nostra, creandosi una rete di fiaccheggiatori alleati dentro l'organizzazione, per riuscire un giorno a rovesciare l'egemonia dei boss delle vecchie famiglie palermitane. Il pentito Antonino Calderone racconta che l'evento scatenante è l'omicidio, esattamente quello del 16 marzo del 1978. L'omicidio di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta. Madonia fu fatto uccidere da Badalamenti perché sospettato di aver ordinato per volere di Riina un fallito attentato ai danni di un uomo d'onore a lui vicino, Giuseppe Di Cristina, boss di Riesi. Badalamenti inoltre era sospettato di aver gestito traffici di eroina senza informare la cupola, con intermediazione del trafficante Salvatore Greco, che muore in Venezuela per cause naturali il 7 marzo del 1978. Totò Riina, accusando di questo Badalamenti, lo fece espellere dalla cupola, costringendolo a fuggire prima in Spagna e poi in Brasile, e Michele Greco, boss di Ciacugli, a prendere il posto di Badalamenti. Michele Greco viene anche nominato rappresentante della commissione provinciale, ufficialmente capo della cupola, ma di fatto non aveva alcuna autorità, diventando presto il burattino dei corleonesi. Il vero conflitto che si svolge è quello tra Riina e Stefano Bontate. Riina iniziò il suo golpe militare facendo uccidere i boss Giuseppe Di Cristina il 30 maggio del 1978 e successivamente toccò a Giuseppe Calderone l'8 settembre del 1978, vicinissimi proprio a Stefano Bontate e a Badalamenti. Cristina era stato il primo a dare l'allarme della pericolosità di Riina e Provenzano. Disse: "I viddani sono giunti alla porta di Palermo. Lo volete capire o no?" disse ai boss palermitani, che non gli diedero ascolto. Dopo la fuga di Badalamenti, avevano poi cominciato ad incontrare di nascosto il capitano dei carabinieri di Gela, Alfio Pettinato, con l'obiettivo di far arrestare Salvatore Riina. Riina e Bontate, tramite il capo commissione Michele Greco, fecero nominare nuovi capomandamenti. Si cercò di riequilibrare la geografia mafiosa, ma il lavoro da tessitore di Riina stava già dando i suoi frutti. Gli alleati dei corleonesi sul territorio erano in maggioranza rispetto a quelli dei palermitani. Nel 1979 i corleonesi fecero approvare dalla commissione provinciale numerosi omicidi eccellenti. L'11 gennaio del 1979 venne ammazzato il sottufficiale della polizia Filadelfia Paro. Il 26 gennaio toccò al giornalista Mario Francese. Il 9 marzo il segretario provinciale DC Michele Reina. Il 21 luglio il vicequestore Boris Giuliano e il 25 settembre il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lein Mancuso. Il 6 gennaio 1980 fu ucciso il presidente della regione Piersanti Mattarella, seguito il 4 maggio dal capitano dei carabinieri Emanuele Basile. E intanto continuò a crescere la disapprovazione da parte della fazione di Bontate, finché Salvatore Inzerillo reagì facendo uccidere il giudice Gaetano Costa, senza l'approvazione della commissione, il 6 agosto del 1980. Il 6 settembre del 1980 viene ucciso Fra Giacomo Castronovo, devotissimo a Stefano Bontate, un frate che in un monastero teneva la 38 nel cassetto. È nel 1981 che ha inizio la vera mattanza. I boss Bontate, Inzerillo, Spatola, Panno e tutta la vecchia guardia mafiosa si incontravano ripetutamente per organizzare un piano per uccidere Salvatore Riina.
Ma il capo dei Corleonesi, venuto a conoscenza del piano su soffiata di Michele Greco, l'11 marzo fece sparire il boss di Casteldaccia, Giuseppe Panno. Bontate reagì facendo ammazzare 2 uomini vicini a Rina, Angelo Graziano e Stefano Giaconia. La seconda guerra di mafia, convenzionalmente, inizia quando Rina ordina l'omicidio dello stesso Stefano Bontate. La sera del 23 aprile 1981, verso le 23:30, Stefano Bontate si stava recando alla sua casa di campagna dopo la festa di compleanno, a bordo della nuova Alfa Romeo Giulietta 2000. Bontate viene affiancato da una moto Honda guidata da Giuseppe Lucchese e con a bordo Pino Greco, detto Scarpuzzedda, e freddato a colpi di lupara mentre era fermo ad un semaforo di via Aloi a Palermo. L'11 maggio del 1981 toccò a Salvatore Inzerillo, mentre usciva dal portone della sua amante, freddato anche lui a colpi di lupara. Nel periodo successivo all'omicidio di Inzerillo, Girolamo Teresi, vice capo della famiglia di Bontate, venne attirato in un'imboscata insieme a 4 dei suoi uomini. Vennero tutti strangolati e fatti sparire. Nello stesso periodo Salvatore Contorno, un ex uomo di Bontate, sopravvive a un agguato a colpi di mitra nella strada di Brancaccio, tesoli da un comando di killer guidati da Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda. Rosario Riccobono, un tempo alleato alla fazione di Bontate, passò dalla parte dei Corleonesi e per loro conto attirò Emanuele D'Agostino, un ex uomo di Bontate, in un'imboscata nella quale venne ucciso e fatto sparire nel nulla. Giuseppe Inzerillo, figlio 17enne del defunto Salvatore che aveva promesso di vendicare il padre uccidendo con le sue mani lo stesso Rina, venne rapito secondo Tommaso Buscetta da Giuseppe Greco, detto Scarpuzzetta, che prima gli tagliò il braccio con un colpo di accetta e poi lo uccise con un colpo alla nuca. Pochi giorni dopo, Sando Inzerillo, fratello di Salvatore, venne attirato in un'imboscata dei Corleonesi insieme a suo zio Calogero Di Maggio. I due vennero strangolati e i loro cadaveri fatti sparire. In seguito a questi omicidi, Paul Castellano, capo della famiglia Gambino di Brooklyn, inviò i mafiosi Rosario Naimo e John Gambino, imparentato con gli Inzerillo, a Palermo, per avere delle direttive dalla commissione, poiché numerosi parenti superstiti di Inzerillo erano fuggiti negli Stati Uniti. Rina promise che i parenti superstiti avrebbero avuto salvalavita, a patto che non ritornassero mai più in Sicilia. Inoltre la famiglia Gambino dovette trovare e uccidere lo zio e il fratello del defunto boss, Antonino e Pietro Inzerillo. Antonino Inzerillo rimase vittima della lupara bianca a Brooklyn, mentre il cadavere di Pietro venne ritrovato nel bagagliaio di un'auto nel New Jersey. Il 14 gennaio del 1982, con una mazzetta di dollari in bocca e tra i genitali. Alla fine della guerra di Inzerillo ne cadranno 21. 11 badalamenti uccisi, 11 anche i parenti di Buscetta che verranno ammazzati. Sempre nel gennaio del 1982 i Corleonesi decisero l'eliminazione di Tommaso Buscetta, che risiedeva in Brasile, considerato pericoloso perché era stato strettamente legato a Bontate e badalamenti. Intanto si scatenò una serie di vendette trasversali contro Giovannello Greco, membro della famiglia di Ciacugli, e Pietro Marchese, membro della cosca di Corso dei Mille, ritenuti traditori dai Corleonesi perché erano stati amici di Salvatore Inzerillo e Gaetano Badalamenti ed avevano promesso a Bontate di uccidere Rina. I due infatti avevano cercato di attirare in un tranello Michele Greco, ma vennero subito scoperti e tentarono una fuga in Brasile, nella speranza di trovare la protezione di Badalamenti e Buscetta. Greco e Marchese, insieme ai loro complici Antonio, Tony Sprica e Rosario Spitaleri, vengono però bloccati a Zurigo ed estradati in Italia. Greco, ottenuta la libertà provvisoria, si diede alla latitanza all'estero. Verrà arrestato in Spagna soltanto nel 1997, mentre Marchese viene trasferito nel carcere dell'Urciardone e lì viene ucciso da altri detenuti il 25 febbraio del 1982. Gaetano Badalamenti voleva a qualunque costo tentare di riprendere in mano la situazione, come egli stesso aveva confidato a Vincenzo Grado, dicendo che sperava di ottenere l'appoggio della mafia calabrese.
e come risulta da alcune telefonate intercettate di prossimi congiunti del detto Badalamenti, in cui si parla dell'invio in Sicilia di una squadra per compiere eclatanti uccisioni di avversari. Egli quindi andò a trovare Buscetta in Brasile, voleva convincerlo a scendere in campo contro i corleonesi. Nell'estate del 1982 finirono uccisi anche il fratello e lo zio di Pietro Marchese, e la stessa fine fecero il padre e lo zio, il suocero e il cognato di Giovannello Greco, il quale si vendicò cercando di sparare al cugino Giuseppe Greco Scarpuzzedda, ma senza riuscire ad ucciderlo. Questo provocò un accanimento contro i parenti di Badalamenti e Buscetta, sospettati dai corleonesi di sostenere Giovannello Greco. Già nel settembre del 1982 due figli di Buscetta vennero inghiottiti dalla lupara bianca e un cognato. Il 29 dicembre toccò al fratello Vincenzo e al nipote Benedetto. E nel 1983 morì Rocco Chinnici. Nella seconda guerra di mafia il bilancio delle vittime è terribile. Più di 500 vittime uccise per strada e altre rapite e scomparse, altre uccise dalla lupara bianca. Insomma, una mattanza che si svolse tra il 1979 e il 1986. Ragazzi, con questo io concludo questo video. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di iscrivervi, lasciare un like. Noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!